Buongiorno a tutti. Allora, siamo nell'abitato di Sarnano, che è qui alle mie spalle, nelle Marche. L'obiettivo di oggi è quello di percorrere un pezzo dell'itinerario delle cascate perdute, che sono delle cascate molto interessanti che circondano questo abitato. Diciamo che il percorso più lungo supera i 13 km, per cui oggi vedremo una piccola parte di questo percorso e con un paio di cascate che sono secondo me le più interessanti, sperando che ci sia portata d'acqua, perché essendo estate, siamo a fine agosto, probabilmente sarà ridotta rispetto a quello che si può trovare in primavera. Comunque proseguiamo nella nostra gita e ci vediamo tra poco. Allora, qui alle mie spalle c'è la cascata del vecchio mulino e come avete già visto le foto, chiaramente non ho potuto parlare perché c'era veramente tanta gente. Io non mi piace mai parlare quando c'è tanta gente intorno. Il luogo è molto frequentato perché fa molto caldo e sicuramente lì ci si rinfresca un bel po'. L'inquadratura fondamentalmente è unica, classica, semplice, quindi mi sono messo al centro del torrente e ho ripreso la cascata in una inquadratura al centro della foto e nell'altra inquadratura nel quadrante di destra. Nel quadrante di sinistra ho tenuto due ragazzi che stavano lì seduti su un tronco. Non so se la terrò questa foto, magari faccio le due versioni, cioè con i ragazzi e poi con i ragazzi magicamente scomparsi. E questi sono i miracoli di Photoshop. È una bella cascata, c'è una portata d'acqua sufficiente. Ho visto delle foto in cui la portata d'acqua era molto più importante e quindi sicuramente avrebbe fatto un maggiore effetto, ma forse non mi avrebbe consentito di sostare proprio al centro del torrente. Adesso continuiamo con la prossima tappa e ci vediamo tra poco.
alle mie spalle c'è la cascata del Loup Vagnatò in dialetto locale. Penso che qui ci fosse un bagno prima, dove la gente poteva fare il bagno, e infatti questo è il fiume Tennacola, dove appunto i locali venivano a rinfrescarsi. Come avete visto, la situazione era molto precaria, per cui c'era un solo punto da cui fare le fotografie, molto scosceso, quindi ho provato a fare un'inquadratura che non avesse interferenze, cioè ce l'aveva, però che non avesse troppe interferenze da parte dei rami che cadevano. Anche in questo caso c'erano dei bagnanti e quindi non ho potuto, diciamo così, apprezzare se la loro presenza aggiungeva o toglieva significato alla fotografia. Io comunque ho fatto sia un tentativo con loro e poi ho aspettato che andassero via per fare una foto, diciamo, pulita. Ho sperimentato anche col filtri ND, praticamente oggi ho sempre usato un filtro ND da 6 stop con il polarizzatore e vediamo come sono venute.